Oggi prepariamo una torta cioccolato e barbabietola low carb, soffice, super buona e con un ingrediente che sembra solo colorante naturale e invece è molto di più. Iniziamo! In una ciotola verso 90 g di farina di mandorle, 90 g di farina di nocciole, 18 g di fibra di bambù e 10 g di psiglio per la struttura dell'impasto. Aggiungo 30 g di cacao amaro, 14 g di lievito e un pizzico di sale. Mescolo bene e metto da parte. Rompo 4 uova intere, aggiungo 90 g totali tra stevia, inulina e zucchero dei fiori di cocco. Le proporzioni potete deciderle voi in base ai vostri gusti e alle vostre necessità nutrizionali. Poi monto con le fruste 4-5 minuti finché diventa chiaro, gonfio e spumoso. Aggiungo quindi 110 ml di olio di cocco fuso, un cucchiaino di vaniglia, mezzo cucchiaino di cannella, aggiungo 60 g di cioccolato fondente fuso e poi arriva l'ingrediente speciale della ricetta: 250 g di barbabietola cotta, frullata e ben asciugata. Mi raccomando, perché asciugarla bene evita di rendere l'impasto troppo liquido. A questo punto verso gli ingredienti secchi poco alla volta. E adesso 80 ml di latte vegetale tiepido. Mescolo ancora e deve venire un impasto cremoso e morbido. Preparo poi uno stampo tondo di circa 22 cm, posso imburrarlo o ricoprirlo di carta forno e cuocio in forno a 165-170 gradi per circa 50-60 minuti, dipende un po' dal vostro forno. Quando è pronta la lascio raffreddare. Fondo poi 70 g di cioccolato fondente con un cucchiaino di olio di cocco, lo colo sopra a spirale e finisco con cocco rapè. Ed ecco pronta la nostra torta cioccolata e barbabietola sofficissima con un cuore rosso salute. Perché dico rosso salute? Perché non è solo colore, questa torta è sostanza. Anche dopo la cottura la barbabietola resta un ingrediente super interessante. Mantiene infatti fibre utili per sazietà, regolarità intestinale e salute del microbiota. Mantiene anche una buona parte dei suoi antiossidanti naturali, diversi minerali, la vitamina B9, la betaina, che è interessante ad esempio come supporto metabolico soprattutto epatico. In più dà morbidezza e dolcezza naturale all'impasto e il risultato è una torta più soffice, con meno zuccheri aggiunti e soprattutto con un profilo più equilibrato. Questa torta è anche un modo furbo per far mangiare un po' di barbabietola ai bambini, che così, oltre alla bontà della torta, si prendono anche quella della barbabietola in termini di salute. 2 note importanti però senza ansia, perché ovviamente ciò che conta sono sempre le quantità. Se siete soggetti ai calcoli di ossalato, la barbabietola è tra i cibi ricchi di ossalati, meglio quindi moderare e chiedere al medico. Se avete pressione bassa o prendete farmaci per la pressione, monitorate. I nitrati possono incidere sulla pressione in alcune persone. Ricorda che queste informazioni sono generali e non sostituiscono il parere del medico o del nutrizionista. Va da sé che questa torta ovviamente da sola non fa miracoli, ma è un modo intelligente per contribuire a una quota significativa di nutrienti, soprattutto se è inserita all'interno di un'alimentazione davvero bilanciata, perché il punto non è il singolo alimento, è nutrirci ogni giorno, in ogni momento della giornata, con cibi che abbiano un valore nutrizionale e che lavorino in sinergia con tutto il resto, quindi con il movimento, la respirazione, un pensiero positivo ed anche un po' di meditazione. Se la provate fateci sapere com'è venuta e se volete altre ricette iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. A presto!